Benvenuti ad un nuovo episodio della Blind Run di Starfield. Episodio 13, sto registrando a breve distanza rispetto a quello precedente, dove abbiamo esplorato la Terra, o quel che ne rimane, e la Luna, ma non abbiamo vista tutta in realtà la Luna. Penso che la esploreremo meglio un'altra volta. Tra l'altro, giusto, avevo l'inventario pieno, quindi dobbiamo svuotarci un attimo l'inventario. Ciao Vasco. Intanto si riempie da solo, va bene. Saliamo a bordo. Direi di fare la missione principale perché più che altro... così possiamo portarci indietro il fan adorante che sta aspettando da un bel po', Lui si sta aspettando... Ah, appunto pure la traccia in faccia. Perché finché non facciamo la missione principale, Sarah Morgan non possiamo... Non possiamo. Senza aver completato il vecchio quartiere. Quindi... vai, inventario. Lascio tutti i materiali, direi. Quindi risorse. Lascio le risorse. Abbiamo preso un po' di tute spaziali, roba da vendere. La lascerei a Sarah Morgan, così quando... Così quando siamo a terra, prendo le cose da lei e vendiamo. Quindi questo lo diamo a lei, che è doppio. Kraken Lawgiver. Oh. Caricatore da 6 colpi. Ma... fammelo provare. Adesso manco mi raccordo di averlo preso. Portatore di legge. Fammelo provare. Vediamo un po' com'è. Perché vibra tutto? Vabbè. Fa una prova, va. Salvato. Ok, può essere usato forse come fucile a cecchino, volendo. Non è pensato per questo, però... con un mirino adatto questo può essere molto buono come fucile a distanza. Va bene. Perfetto. Dicevamo, quest'arma può essere buona, la tengo. Quindi, inventario, armi, Maelstrom, glielo diamo. Pistola di salvezza, devo ancora provarla questa. Recisore, Sidestar. Sidestar, va bene. Solstice. Solstice calibrato. Questo lo vendiamo, direi. Queste sono le varie armi rare che abbiamo. Potremmo anche venderle comunque. Disinfettante ascia di soccorso. 30% di danni contro alieni. Danni doppi bersagli con salute al massimo. Allora. Direi che potremmo... non ho asce da soccorso. Allora, mi sono tenuto solo questa, va bene. Quindi... Grendel. Radioattivo. Infligge casualmente danni radioattivi. Lasciamone questo e la vendiamo. Uh, questo lo potremmo anche vendere perché abbiamo questo, utilizziamo. Vai. È anche silenziato questo? Attenzione, non me ne ero manco accorto che fosse silenziato. Allora era molto buono. Bene, con le armi sono a posto, tutte spaziali. Tutte spaziali. Ma io le andrei a vendere sinceramente tutte. Tutta spaziale d'assalto. Cioè, ci deve essere roba che veramente mi aumenta di tanto un po' tutto, preferirei. Va bene la tuta spaziale Ecliptic per adesso. Sì, possiamo venderle. Le diamo a lei e poi le vendiamo.
Gli zaini, stessa cosa. Questo aumenta un po' tutto. Però, di quanto? No, mi abbassa di tanto la RD e aumenta di poco la EM e difesa energia. No. Per questo qui in teoria è unico, quindi lo tengo. Assalto pirata. Zaino Ecliptic. È più o meno come lo zaino da scuola in realtà, lo zaino Ecliptic. Lascia. Zaino navigatore. Questo è in tutto peggio, lo andiamo a vendere. Anche se è rubato, penso che nessuno se ne accorga in realtà. Cioè, l'ho preso un cazzo di buco di merda nel pozzo a Nuova Atlantide, scusami. Cioè, tipo se mo io vado a Saidonia sanno che io ho rubato quella tuta lì e vabbè, sarebbe veramente ridicolo. Uniforme della sicurezza. Eh, probabilità di intimidazione. Allora, berretto, 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 completo da maltempo. Ma si può vendere. Flanella camionista spaziale. Ma si può vendere. Tenuta sportiva da bandito spaziale, vendi. Tuta di volo, vendi, direi. E uniforme della sicurezza quasi quasi. Sai che quasi quasi potremmo anche indossarla. Oggetti tracciabili, ok. Le munizioni va bene, non le vendo. Provviste pure, direi che le teniamo. Potremmo andare a vendere i libri che pesano. Oppure almeno i doppioni. Oppure potremmo anche lasciarli qua. Nella nostra collezione. Oh no, cosa ho preso? Ho preso qualcosa che non dovevo prendere. Tutto? Non so cosa ho preso. Lo scopriremo. Volevo lasciare i libri. 1, 2, 3. Canto di Natale, Casa desolata. Questo possiamo tenere, non pesa nulla. Cultura delle bande di neon. Il diario di Haya Mamasa. Il discorso di Banks. Grandi speranze. Ne lasciamo uno, gli altri li andiamo a vendere. Guida Constellation. Vai. No, non pesa nulla però, vabbè. Paradigma della gravità, il patrimonio perduto, Jake e Lienu. La cometa. Perfetto. È un oggetto missione questo, vabbè, giusto. Devo portarla a Saidonia. L'origine della specie, lasciamo. Moby Dick. Vai. È un oggetto missione. Perfetto. Secondo diario di Sir Livingstone. Storia dei pirati. Storia della xenobiologia. I tre salti gravitazionali. Perfetto, il resto lo darei tutto quanto a lei. Inventario. Le lasciamo i vari libri che pesano. Quindi 1, 2, 3. Che erano doppioni. E basta. Andiamo. Direi che possiamo andare. La esploreremo meglio un'altra volta, direi, la luna. Adesso voglio andare assolutamente a fare la missione su Marte. Che sicuramente non serve ogni volta che faccio decolla, perché posso fare il viaggio rapido in teoria anche da terra, quindi... In teoria non serve. Sito di atterraggio Apollo, no. Nettuno, la Luna, Marte, Mercurio, Venere. Ma tipo se io volessi arrivare fino a Marte ci metterei una vita.
Sì, direi che ci metteremo una vita, quindi dobbiamo fare per forza la... Così. Abbiamo Giove, con i suoi satelliti. Venere... Marte. Quindi andiamo nello spazio di Marte. Viaggia per Marte. Lo spazio aereo di Marte. Salve. E non posso parlare con tutti? No, perché sono moneta scanner, non ci posso parlare con... ad esempio con loro. Allora sono la sicurezza, quelli che hanno fatto la scansione, credo. Freestyle responder. Un altro che ha fatto un viaggio... Calbank? Questo è quello della UC, della SCNN. Non ci posso parlare, voglio... No, non ci posso parlare. Però non sembra. Però è bello pieno di gente qua, eh. Lo spazio aereo di Marte. Piattaforma di atterraggio, piattaforma di Mac. Allora. Perfetto, piattaforma di atterraggio su Marte. Stazione di fratturazione. Fammi un attimo vedere. Ecco le missioni. Il vecchio quartiere. Mettiamolo. Quindi dobbiamo trovare gli inditi su Moara. L'avanguardia Moara, che potrebbe essere in possesso di un manufatto. Esattamente. E dobbiamo anche lasciare una lettera di Zawadi. O Zawadi. A un'amica di Penna Saidonia. Quindi direi prima questa. Dice la leviamo subito. E poi andiamo a fare la missione... Di cosa? Piattaforma di atterraggio. Usciamo. Another dead rock. Well, at least we can scour the place for materials. Beh, è Marte, non una roccia senza vita qualsiasi, però vabbè. Potevo effettivamente fare il viaggio direttamente alla città. E penso che in realtà lo farò adesso. Lo si può fare, credo, no? Fammi l'atterraggio, ma... Qualcosa che non mi... Allora, qui c'è dove è atterrata la nave. Struttura, struttura. Punto di domanda. Questo non ho ancora scoperto. Potevo atterrare direttamente lì, ma... Potrei fare così? Curiosità, scopriamolo. Se io faccio così, vado indietro, faccio il viaggio rapido così, che così funziona invece. Così arrivo direttamente là e non perdiamo tempo. Eccoci. Tutto bene? Find me when it's done. We're on it, sir. Sorry, pass removal in progress. Watch your step. Going to have to lug cargo across half the universe to pay for this cleaning. Bene. Sidonia, completely underground, was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. Ok. Hey, what can I do for you? Ah, lui è il tizio che si occupa della nave. Niente.
Entriamo. Inviting stepping stone to the stars. Salve. You look hurt. Might want to head on over to Reliant. Dr. Flynn will get you patched up. Effettivamente ho bisogno di cure. Sorry. What do you mean there's no work? Yeah, do you have any idea how far we've traveled? How much money we spent to hitch a ride to this dusty red rock? We were told Ma there questa mi was sembra un po' fuori posto, questa persona con la bustina. Vabbè. Last openings. I think we have a couple contracts ending at the end of next month. It's possible they may not extend them. This is bullshit. It was just a I got couple a of wife tests. and kids at home. We can't wait almost 2 months for a job that may not even exist then. Hey, I get it. There's nothing I can do. It's out of my hands. You can take it up with corporate if you want. Sorry, but I have to get back to work. Come You on, got the look forget of a it. Let's miner get down about to you. it. Maybe when the Maybe new it's not too late to contracts catch a finally ride back open home. up, you'll give it a go. Parla con Trevor. Yeah, you're right. Hey there. I don't even notice the klaxons anymore. Do yourself a favor. Don't Jobs believe worth in job plenty. postings. Sometimes they forget to take them down when they fill Anywhere those else. positions. Gente che sta parlando e non sto capendo nulla, però va bene. Ok. Oh, perché li blocchi nell'angolo? Ma sei pazza? Qui è tutto quanto rubare praticamente, mi sembra di vedere. Divitiamo. Beh. Ore senza incidenti, non giorni. A posto. Hey, darling. Salve. You look like the type who doesn't mind getting their hands dirty. The Trackers Alliance can always use more bounty hunters to round up and kill wanted criminals. If that feels like your speed, talk to me. Or check out our posts on the mission boards. E... Cos'è l'alleanza dei liquidatori? Oh, darling. We're the baddest bounty hunters in the settled systems. People pay us to find criminals, scum, and other lowlives when they don't want to or can't track them Chiaro. down themselves. Lo immaginavamo già, avevamo già capito. Conosci belle storie dei cacciatori d'Italia? Should I tell ya? What the hell? It got me in trouble, but it's a good story. So, I got a bounty for this guy. Real tough spacer, you know? I find a ship, board without him knowing, and I literally catch him with his pants down, getting ready for the day or something, I don't know. Anyway, before he can react, I tackle him to the ground to cuff him, and he lets off a sly quip thinking he's got game, but I don't take kindly to that kind of advance. See? And well, bounty says alive or dead, so I make the call and I put him down. Ah, Anyway, così. turns out it wasn't the right guy, but this Ah, guy beh. was also wanted. What are the odds, right? Che culo. Well, the Alliance didn't think it was as funny as I did, so now I'm stuck here helping new recruits. Bella storia, bella... vabbè. Sono alla ricerca dell'Italia di reclutare la caccia, dai. So, you're fixing to take yourself on a little bounty hunt. Dai. Well, look no further than the Broken Spear. The Trackers Alliance posts jobs on the mission board over there. Big old console, can't miss it. Now, look, much as I'm itching to get back out there and take down wanted marks on my own, I can't help you any more than that. So, don't come crying to me if you can't hack it, you hear? Chiaro? Dimmi di più sulle bacheche. Mission boards? Yeah, you'll find one here in the Broken Spear. They're usually in spaceport bars. Perfetto. Trackers L'abbiamo già Alliance vista in posts realtà. bounty jobs on 'em, but L'abbiamo già vista, you better not be taking all the fun jobs yourself, you hear? I'm almost done with this assignment, so you better leave Va some- bene. Saprai che posso aiutarti. Good. If you recall, I'm only stationed here because of a mistake I made. Been bugging me ever since. The bounty that got away.
Now, I heard rumors that this no-good, dirty quarry's been lurking around Mars, but I ain't had the good fortune of him strolling on in here. I think he's smart enough to know better. I got a plan in place to find him, but I gotta prove to my other tracker contact that he's here. That's where you come in. Just gotta plant a sensor. No danger to you. Ok. Vuoi che intaschi la taglia? Come può essere localizzato tramite un sensore? Parlami del tizio. Ken Placus, smuggler, the worst kind. Deals in all sorts of black market goods. He's wanted for grand theft, human trafficking, murder, you name it. He's also extremely good at what he does. He's eluded the best of UC security for years. He's even slipped by our own trackers, myself included. I'm convinced he set me up to fail. Found a lookalike to unwittingly take a fall. Made me look bad. So I'm sure you understand it's kind of personal. Chiaro. Come può essere localizzato tramite un sensore? He doesn't know it, but he's got a chip in him with a unique ID. Part of the reason he's learned to keep out of the major cities and settlements. Trackers always manage to find him when he comes to town, so he just stays away. But he's a slippery fella. That's why I want to send someone to catch him where he feels safe, just along the outskirts. Sensors tuned to that chip. Makes sense now, don't it? Però non è usato il sensore quando ha ammazzato l'altro per sbaglio. Vabbè. Ci sto. Alright, so you're gonna want to take this here sensor and put it way up at the tippy top of the old Mars launchpad tower where it's nice and unobstructed. You're gonna want to make sure you've got a boost pack to help get yourself up there, else Ce l'ho, it's ce gonna l'ho. be a tough climb. Mars gravity's on the low side, but not that low. It'll track down my Mark's chip signal, assuming he shows, and I'll call in my partner to take care of him. Clear out and come back to me as soon as you're done so you don't spook the quarry. Get it? Got it? Good. Va bene. Taglia sfuggente. Deimos storia ed engineering. Ah, Deimos è un'azienda. Oh. Madonna. Cazzo di salti. Non vedo nulla di incredibile qua, ma... Non lo so, vediamo bene. What do people put these poor engine parts through? Hello. No, non c'è niente direi qua. Ah, qua sotto è sempre... Ah, niente, si ricollega lì. Giustamente gli umani normali usano le scale, non fanno i salti. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing. Tra l'altro, stavo dicendo prima di indossare il... Non qui. Di indossare il coso. Questo. Sì. Il cappello non dà nessun effetto, vero? No, direi di no. Ok. Zona residenziale. Quindi qui ci sarà la tizia a cui devo lasciare la lettera. Salve. Industrialize Mars. Ehi. I have a pen pal in New Atlantis. We've never met in person, but she's still one of my Strano che la prima cosa che dice è questa, eh? 20 years ago, I moved to Sidonia on a whim. Never thought I'd stay for as long as I have. Zawadi mi ha chiesto di consegnarti questa lettera. Still doing things by hand, huh? I keep telling her she needs to act her age, not the stone one. But some people think being difficult builds character.
Oh well. Let's see what she wrote. Oh no. I hope this doesn't mean... Tutto bene? Me too. But Sawadi's letter scares me. If what she says is true, I can't stay here. Cioè? I need to go see her. If she's really on death's door, then this could be my only chance. Ah, che sta morendo. Bringing me this. I need to go see her. Va bene, forse la rivedremo quando torniamo a Nuova Atlantide. I swear, that warning klaxon still startles Oh. me every time. Horus Gamal? Ah, questo è uno di quella religione lì? I'm confused. Greetings, my child. Sanctum Is Universum, there any mi veniva il nome. assistance the Sanctum Universum can offer you? È una struttura religiosa? Vabbè. Non mi serve nulla, volevo solo parlare. Very well. I would be happy to take the time to speak with another child of God. Perhaps you would like to hear more about our benevolent creator. Allora, sono curioso di You can sapere. stay and listen if you like. I find theological discussions to be quite interesting. The Sanctum Universum will always be available to you, if you wish to know more. Sono le persone a guidare il proprio destino e la propria moralità, non una sorta di creatore mistico che neanche esiste. While I must disagree, I won't try to change your mind. You are welcome to go alone in your spiritual journey and make your own discoveries. But if you ever find yourself lost and need some guidance, please know that I am always available should you be interested in a different path. Cosa puoi dirmi di ciò in cui credete? In its simplest form, Sanctum Universum believes that God has given us the ability to manipulate the heavens so that He may lead us to Him. As such, we accept those from all the faiths of old, provided they seek faith in the Almighty Creator. Se Dio ci ha condotto le stelle, perché si è fermato lì? Perché non ci ha condotto direttamente a Lui? Because to truly follow the teachings of our Lord and Creator, you must still have faith. Were He to simply lead us to Him directly, it would defeat the purpose. You see, our mortal journey is still an important part of the human experience. We must learn and grow in our lives. Only then can we prove we are worthy of joining Him in the hereafter. Chiaro, quindi siamo limitati alla nostra natura umana. Di cosa ti occupi tu qui dentro? I help run this community center along with my associate, Joy. People from all walks of life are always welcome to come here and share this space for whatever purpose they need. I am also here to assist those seeking faith in God, under the Sanctum Universum, as we lack a true spiritual center here on Mars. Avete detto qualcosa a proposito di offrire assistenza ai bisognosi? We will always offer assistance to anyone who needs it, regardless if they choose to follow our faith. One is not conditional upon the other. We would never turn someone in need away, and we will happily serve those of any level of need. Non ho bisogno di nulla di questo, sinceramente. Al momento non ho bisogno di nulla, è bello sapere che esistete. Of course, we are happy to provide. Come back anytime. Andiamo. I'm always available for your religious needs. Salve. The community center on P1 is a good place to connect with others, or fulfill any spiritual needs you may have. Jane Weller. I believe some people just throw stuff away when it gets old or busted. Hey there. Hi, welcome to Jane's. Salve. Sidonia's only 100% independent one-stop shop. I apologize if I'm a little distracted. I'm currently dealing with a little issue, but please let me know if there's anything I can get for you. Mi sa che potremmo aiutare con questo problema. Gestisci questo posto da sola? Yep, that's me on the sign, Jane. I operate one of the few independent, non-franchise businesses in Sidonia. I've scrimped and saved for years to build up my little shop. Literally, when I started, it was barely a kiosk, and I was selling loose machine parts, scrap metal, bottled water, whatever I could get my hands on. And my hope one day is to keep expanding to other planets. I've already got a small logistics subsidiary in the works for shipping cargo. Ok, come mai aprire un'attività su Marte, invece? Think of options, I suppose. I was born on Mars,
I never knew my mum. She left when I was little. My dad took good care of me, but he died when I was 14, so I had to fend for myself. Chiaro. Those years were the hardest. The shop began as a way to survive, and it's been successful, so I've stayed with it. Gestire un negozio indipendente da sola deve essere molto faticoso, forse posso aiutarti. You have no idea. Every time I feel like I'm getting ahead, something happens to knock me back down. But unless you're some sort of merc, I'm not sure you can help. See, I saved up to get a new ship and hire a pilot. He was supposed to help run deliveries and bring in all sorts of new goods, but he went missing. Can't find anyone willing to track him down. I'm worried something bad has happened. Posso provare a cercarlo io? Perché non ti rivolgi alla DeepSeas o simili? If all else fails, I'm probably going to, but I'd rather not. That ship, I bought it from a sketchy dealer because it was all I could afford. Seemed too good to be true. I'm not sure now it was entirely legit. Chiaro. So, you see the problem with contacting SysDev. Cosa pensi di sia successo? I'm not sure. I'm hoping it's something simple, like he ran out of fuel. It's an older ship and it may have had a minor leak. But I know there's a problem with pirates out there. This was Eric's first real piloting job and I'm worried they could tell he was easy pickings or something. Could just be my overactive imagination. Dai, rintracciamo il tizio. Really? I mean, thank you. I know it's a lot of trouble, but it'll mean a lot to me. I'll try to compensate you as best I can when you bring back Eric and my ship. It's a cargo runner called the Berry Mule. The last signal I got from him was out near Triton. It's a starting place, at least. Ok. And try to bring them both back in one piece. A posto. Direi che abbiamo ottenuto un'altra missione. Tritone cos'era? Già era un satellite di Nettuno? Non ricordo. Nettuno, sì. Tritone, esatto. Ah, è l'unico satellite di Nettuno? Sì, Tritone è l'una di Nettuno. A 0.08 la gravità qui, però. Va bene. C'è anche la stazione spaziale qui in realtà da guardare. Cosa cacchio? Ah, Deimos è una luna di Marte? Oddio, luna. È uno schifo. È proprio un buco. Non so se sarà... Penso di sì. La gravità è 0.01, ma sarà calpestabile? Plutone. Ok, c'è Urano e i 6 satelliti. Cioè, quindi adesso attualmente l'atmosfera della Terra... Dov'è la Terra? Qua. È la stessa di Marte. Debole CO2. Debole CO2. Cioè, è come se fosse Marte, quindi la Terra è diventata. Temperatura inferno. Però c'è comunque acqua potabile. Nessuna acqua, nessuna acqua. Ok. No. Va bene. Phobos. Possiamo andare, direi. If I can help him out with something, but I just don't have the time. Offre di aiutare Mitch Benjamin. Chi? Salve. Minor Quarters. Restroom. Io apro tutto, Non porta niente se c'è qualcuno dentro che sta cagando. Non me ne frega. Salve. Lux.
Condominiums. Va bene. Quindi qui ci sono la zona di più di lusso. Oddio. Sembra comunque uno schifo. E qui c'è quella dei laboratori. Dei minatori. È proprio un'area comune. Oh, bel posto in cui vivere. Henry Ferrat. Saronia blows. Qual è la tua storia? My story. My story is that I don't like people asking what my story is. Ci sta? I'm just messing. But really, I don't want to talk about myself. Va bene. Cosa ne pensi del lavoro di minatore? What? Standing around pointing a cutter at some rocks all day? It sucks, but it's easy, so whatever. Way better than my last job at Chunks, though. What? Bye bye. You're leaving? Sì. Che devo fare qua? Guardare a te che dormi? O che ti incastri in un angolo? Oh, hold on there. Are you supposed to be down here? You could get hurt without proper Cioè, safety. la prima cosa che pensa è: oh, ma c'era l'autorizzazione per stare qui? Ho già lavorato in miniera con l'Argos. Oh, Argos. Didn't know anyone actually survived their operations. Nah, I'm just messing with you. I know Argos. They're good people. Their safety record's actually pretty good. Stand to beef up their security, I hear. But that's neither here nor there. I'm Salmond. Not Sammy, not Sam, Salmond. Va bene, Salmond. Nicknames. I've been with Deimos for what seems like forever. So what I'm saying is, if you have questions, no one here knows these mines better than I do. Chiaro. Che puoi dirmi di te? Not much. Been mining this rock for longer than anyone. Going on 30 years now. Ah, And before you ask, I don't talk about my life before that. va bene. Hai un passato oscuro e segreto? I do, and it's gonna stay that way, since I don't have any reason to trust you yet. Chiaro. Mi è piaciuto di ritirarti? Yeah, I get it. I'm old. To Ma neanche answer your troppo. question, though, no. This is the life for me, and I'm gonna do it until I'm dead or I can't do it anymore. Whichever comes first. Have a good one. Just a couple more tours of duty here, and I can retire for good. Hey there, you a new hire? I thought all Perché erano tutti quanti con i coltelli di fuori? Non al momento. Hey, that's great. Sorry we don't have anything open at the moment. Maybe there'll be something when I retire. If I retire. The end of my contract's coming up, but I'm still not sure about it. Anyway, I'm Andres. Nice to meet you. Something else I can help you with? È parecchio che lavori da qui? Che lavori qui? 15 years now. It's good work. Good money. Mm. Only problem is that it keeps me away from my family. They live well, but I hardly see them. Who knows? Maybe this is the year I let my contract renewal lapse and I finally retire. Mm. Quindi stai pensando di ritirarti? Just from mining, not work entirely. I think about it every time my contract comes up. See, I'm quite a few systems away from my family. I get to see them whenever I get the chance, but it's hard watching my kid grow up without me. And it's not easy on his mom either. I'm conflicted because the job pays so well. And I want to earn enough so that my kid never has to do what I did to make ends meet. In pratica stai investendo nel futuro della tua famiglia. Trascorrere tempo con le persone care è più importante che accumulare denaro, dai. You're not wrong. It's becoming more and more clear that's what's important to me. But at the same time, they understand. Either way, it's gonna be a tough call. Basta che poi non scopri che, visto che sei stato lontano, la moglie aveva l'amante, però. Marte è un ambiente tosto. Quanto paga lavorare qui rispetto ad altri posti? Let's just say that I've made enough here to retire early if I wanted to, and do something else with my life. Still not sure that's what I want yet, though. Va bene. Other operations?
I'd probably have to put in another 10, 15 years to get to where I am today. Deimos seems to prioritize its employees, which is a nice change of pace from the industry. See ya. Oh, sti coltelli, cazzo. Ma calmi, eh. Voglio sempre tasto. La 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 la. Salve. Thermos. Non c'è niente. Storia del... cosa c'era? Grandi speranze. Oliver Twist, storia della xenobiologia. L'avevo già letto? Sì, l'avevo già letto. Me lo ricordo. Oliver Twist. Non l'avevo ancora preso Oliver Twist. Tra gli altri edifici pubblici di una certa cittadina, che per molte ragioni sarà per me prudente astenermi dal menzionare e alla quale non assegnerò neppure un nome fittizio, c'è uno che un tempo era familiare alla maggior parte della città, grandi o piccole che fossero, e cioè un ospizio dei poveri. E in questo ospizio, un certo giorno, mese e anno, che non devo darmi a pena di ripetere, giacché il conoscerli non sarà di alcuna utilità al lettore, perlomeno allo stato attuale delle cose, nacque l'articolo di mortalità il cui nome compare nel titolo di questo capitolo. Certo che la scrittura di Dickens mi sembra un po' simpatica, proprio gira intorno al concetto in maniera molto astrusa. Ci risiamo, scusate piccolo taglio. Tra l'altro appena abbiamo letto il libro di Dickens è apparso come nuovo punto di riferimento Londra, da visitare sulla Terra, quindi possiamo scoprire luoghi da esplorare sulla Terra tramite i libri. Interessante come concetto. Quindi facciamo bene a guardare tutti quanti i libri. Però aspetta, ne mancava ancora un altro. Grandi speranze, ma l'avevo già preso? Sì, Pip, 20 miliardi di volte l'ho preso, Pip del cacchio. Sbagliato. Sbaglio sempre quando voglio spegnere la luce. Continuo a usare tab quando in realtà non serve. Carta igienica, niente di che. Comunque a Morgan non frega un cazzo del fatto che vada a rubare i soldi ai minatori. Mitch Benjamin, salve. Hey, haven't seen you around here before. Did you just move in? No, sono solo di passaggio. Visiting Sidonia? It's a good one. No one just visits Sidonia. You're probably here on business. Am I right? Unless you're visiting friends or family, I guess. Anyway, doesn't really matter. Name's Mitch. I'm just a guy who lives here in the Lux condos. I'm always looking to make new friends. People say I can be a bit much sometimes. Un pochino, sì. I love having people to hang out with and watch movies, talk about books, play games, or whatever. Inizia a mettermi un po' sì, non sono qui per farmi nuovi amici, mi interessano più potenziali datori di lavoro. Ma fa piacere farmi nuovi amici. Dai, lecchiamoli un po'. Non so nemmeno perché voglio farlo, ma facciamolo, dai. That's great. You can get a little lonely in Sidonia if you don't know anything. Vediamo cosa dice. We've all been there. Anyway, I don't want to keep you, but I figured I'd ask. If you happen to know anyone with a ship, I've been looking for some help. You can send my way if they want to make a quick cred. Io ho una nave. Aspetta, non hai l'area di un minatore o di un marine, che ci fai qui? What's that supposed to mean?
But just because I look like I couldn't bench press a stick of raw spaghetti, I don't fit in here? Cosa? Nah, just kidding. I got some issues that prevent me from working, and modern medicine could only help so much. I was offered an experimental treatment, and unfortunately, instead of getting cool superpowers, I got more medical conditions. Bello. It's okay. They offered me this condo and set me up with enough money to get by without working. I live pretty well, all things considered. Perché non la Cisedonia? Well, I don't have the kind of money to pick up and leave. And otherwise, I kind of like it in Sidonia. My friends live here. Yeah, I get some credits every month, but I'm no millionaire. Besides, I share my money. I blow it all on games, movies, comics, books, and other stuff for me and my friends. I feel like it's better to spend it now. Create good memories for us. Starei bene? I try not to let it get me down. Right now, I'm just focused on living the best life possible. I may have been dealt a shit hand of cards, but I decided to say, screw that! I'm gonna play however I want instead. Though some things would be easier if I wasn't bound to my home. Non ti annoi senza un lavoro? I'm bored? Are you kidding me? I got more entertainment at my fingertips than I'll ever finish. Even if it takes forever to get to some. Beh, ci sta. Si fa il cazzo che gli pare. And I'm certainly not gonna waste my life working if I don't have to. Appunto, c'ha ragione. Ti auguro il meglio. Yeah, thanks. You too. Come ci si diverte qui nei paraggi? Ooh, yeah. I'm probably not the best person to ask about this. I mostly stay inside. Watch movies, read books, and hang out with my friends. But there's a couple of bars around here. One's for the mine workers and one for everyone. Some people like hiking around Mars. It's a cool planet for that, I hear. People just kind of make their own fun here. New Atlantis, this ain't. Sì. Sembri molto ferrato nell'intrattenimento. Cosa mi consigli? Oh, yeah. I recently saw 2 Dates for Darla 4. It was hilarious. Even better than the first. Qualcos'altro? I saw a cool horror movie called That. Just that. Scared the crap out of me. Va bene. Altro? Oh, I saw a movie about this magic-using gnome who goes on this grand fantasy adventure and gets into all sorts of trouble. Un po' generico. Wish I could remember the name. Return of the Interceptor. Questo abbiamo visto It was cool, but I think the series is il starting to get poster. old. We'll see how number 8 is. Hey, have you ever seen Das Raumschiff? Everyone says it's amazing, but I don't know. It seemed kind of boring to me. It just goes on and on and on. Comunque io ho una nave. Oh, you do? That's great. Well, if it's not too much of an inconvenience, maybe I can entice you to do a favor for Tipo? me, please? I found out recently that my favorite book series, Dragon Star Force, had a very limited initial run. Mhm. I really want to collect all the first editions, but it's hard for me to get them shipped all the way out. Chiaro. I already tracked down Volume 1. Could you go buy it and bring it back here for me? I'll pay you back, of course. Plus, extra for your trouble. Di che parla la serie di Dragon Star Force? They're these old science fiction fantasy books about space and good versus evil and a mysterious magical relic called the Dragon Star. Now there's this team of heroes who fight space wizards and dragons, demons, and whoever else seeks to take over the galaxy using the Dragon Star. Va bene, dai, aiutiamolo. Oh? Wow, you're the first person to actually agree to do it. Thanks. Well, like I said, I'll make it worth it to you. You won't regret it. Va bene, Mitch. Ciao, Mitch. Si vede che qui sono un po' più di spazi. Specie di Dover? Amore mio, restiamo veri l'uno all'altra, perché il mondo che pare stendersi davanti a noi è una poesia, va bene. Questa è l'ultima stanza della poesia di Matthew Arnold, la specie di Dover. Quindi mi sblocchi la specie di Dover? No. David Copperfield. Se sono
proprio io l'eroe della mia vita o se questa condizione spetta a qualcun altro, lo diranno queste pagine. Per dare inizio alla mia storia con l'inizio della mia vita, registrerò qui il fatto che nacqui, come mi dissero e come credo vero, di venerdì a mezzanotte. Fu notato che l'orologio cominciò a suonare e io a piangere simultaneamente. Pubblicato inizialmente a puntate tra l'849 e l'850, David Copperfield di Charles Dickens narra la storia di un uomo adulto che ripensa a tutti gli eventi della sua vita e di come questi abbiano dato forma al suo carattere. No, sto prendendo dei libri. Tempi difficili puoi tenerlo. Tempi difficili puoi tenerlo da che ne ho 20. Va bene. Che cazzo? Salve? Do you want to hear the song I just made up? I'm a bunny, you're a bunny, he's a bunny, ha! I'm still working on it. Hi, I'm Renee, and I'm Sei già sul cazzo, bimbo. bored. My mom and dad say not to talk to people I don't know, so I thought maybe I could talk to you, and then I know you, and I won't be so bored. Impossibile controbattere una simile logica. Non so se la scappatoia che hai escogitato mi convince. Non sono una persona con cui vengo a parlare, ragazzina. Allora, probabilmente è meglio rispettare la volontà dei tuoi genitori, non credi? Aw, you're no fun. I just want to talk to someone because I'm so bored. Plus, you're already talking to me, so if you change your mind, I'll still be here. Va bene. Ti piace vivere qui? It's okay, I guess. It's better than living outside, because Mars can't support life outside and I'd die. But maybe it would be nice to live on another planet someday. I think I used to when I was a real little kid. And sometimes my mom and dad would take me to visit my grandma and grandpa in New Atlantis. Da queste parti ci sono molti altri ragazzini della tua età con cui giocare? Not really. I mean, there's Taye. He's a good friend. But he's also one of my only friends. There aren't many kids on Mars, because my mom says that this is really only a place where people come to work hard jobs for a little while. But I wish there were more kids, because it gets boring, like when Taye is busy and my mom and dad are off working. Non deve esserci molto da fare qui per dei ragazzini. I like to play with Taye sometimes. We come up with lots of games to play. Sometimes we listen to music or watch shows. But when he's not around, I like to draw. Sometimes I draw things and give them to people since they're so mopey all the time. It makes them smile. Actually, want to help me? I just drew these great pictures of Space Frog, but I can't go out right now. Can you help put them up for me? Cos'è Space Frog? It's Space Frog from outer space. And he's a little frog character that I made up. I've never seen a real frog before, but I've seen pictures. Anyway, he lives in space and goes around to different planets helping people who are sad or need help. He's great. Pensi che aiuti davvero le persone? My mom says it does. She says her work friends like my drawings because they make them smile. Già qualcosa. She says it's because there aren't many kids here, and lots of people miss having kids around. Or it reminds them of their families. E i tuoi genitori sono d'accordo? Yeah, they've let me do it before. But they're working, so they can't help me do it, and they don't let me leave the condos without them. They say it's for my safety, but my friend Taya's mom sometimes lets him go out without her. I don't know. Va bene. You will? Thank you, thank you, thank you! People are gonna be so happy. Here's a bunch of copies of the Space Frog drawing I made. You can post them in places where you think people will see them. Al bar, sicuramente lo vedranno tutti. O nel bagno. Il bagno secondo me è il posto migliore dove metterlo. These are supposed to be luxurious condominiums. If you ask me, I find them to be rather underwhelming. Beh, meglio degli altri comunque. Dai, When I get older, I'm gonna work in the mines, like my dad did. So I can save up and buy my mom a house somewhere nice. Hey,
you? Sono in visita a Sidonia. Nice to meet you. I hope you like it more than I do here. I'm Taye. I live here in the condos. Sorry, I don't usually talk to strangers in Taye. I don't know. I guess I'm thinking about lots of different things right now. I don't really know what to say. C'è una scuola da queste parti o qualcosa del genere? Nah, there's no school in Sidonia. My mom says it's because everything's so packed together, there's no room for it. Vabbè. But also, there's almost no kids here either, so it doesn't make sense to have one. Instead, we learn remotely. It's cool, I guess, but it'd be cooler if I got to hang out with more kids my age. Like, my friend Renee is fun to hang out with and all, but I think she probably feels the same way. Having a real school would be nice. Preoccupato per qualcosa? Tutto ok? Yeah. I'm just worried about my mom. She gets sad all the time, and I just want to help her. She's been that way since my dad died. Only, she doesn't like me talking about it to other people. So, I probably shouldn't. But you know what? Maybe you should talk to her? She says she doesn't get to talk to too many other adults much. Maybe talking to her'd help. I don't know. Boh. Vediamo. It's worth a shot, though. Right? Cosa fanno i ragazzini per divertirsi qui? I don't know. I guess we just make up some games. Usually I just hang out and talk with Renee since she's close to how old I am. Sometimes we go to the community center and they have stuff to do there. Like crafts, movies, music, and other activities. But except not when the adults are having a meeting. Renee calls them sad meetings because everyone seems so sad in them. I asked my mom what they were, but she says Ok, it's alcolisti something with anonimi. drinking. And like, I've never gotten sad after drinking water, so I don't know what's going on. Meglio così. Bye. Bye. Salve. Ah, sei tu. I have waited so long for this book. A little longer won't hurt. Posso prendere i tuoi libri? Posso prendere i tuoi libri? Tipo Nicholas Nickleby? Abitava un tempo in una parte appartata dal Devonshire un certo signor Godfrey Nickleby, un gentiluomo di valore che, convintosi in età piuttosto avanzata che avrebbe dovuto prendere moglie, e non essendo abbastanza giovane e abbastanza ricco da aspirare alla mano di un'ereditiera, aveva per puro affetto sposato una vecchia fiamma, la quale a sua volta se l'era preso per la stessa ragione, quindi la paura di morire vecchi da soli. Così due persone, che non possono permettersi di giocare a carte per denaro, talvolta si seggono tranquillamente al tavolo e giocano una partita per mero piacere. Terzo romanzo di Charles Dickens, la storia di un giovane che lotta per mantenere la famiglia. Va bene. La cometa, l'avevo già letto? Sì, quello di Dubois. Taccuino, a posto, fazzoletti. Wilby. Dracula? Cazzo, qui c'è roba interessante. Ah, c'è anche brutta gente e brutte battute tutte e tre, Sei una brutta persona. Capanna Cremisi. Il conte di Montecristo. C'è roba interessante qui. Che cazzo stai facendo? Ok. Io direi che, visto che siamo ormai a un'ora di gameplay, potremo interrompere qui, continuare la prossima volta e continuare l'esplorazione di Sidonia, che mi sta interessando, non vedo l'ora di continuarla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.